Un saluto cordiale e ben ritrovati. Oggi ci addentriamo in un concetto che è un po' scienza, un po' fantascienza, ma che sta diventando sempre più attuale: la singolarità tecnologica. Parliamo di quel momento ipotetico in cui l'intelligenza artificiale potrebbe di fatto superare per sempre la nostra. Diamo un'occhiata al nostro percorso di oggi. Prima di tutto cercheremo di capire bene cosa si intende per singolarità. Poi ci tufferemo nel cuore del dibattito. È una promessa di un futuro migliore o un rischio enorme? Daremo anche voce agli scettici, a chi pensa che non accadrà mai. E infine vedremo quali tecnologie, secondo i sostenitori, ci stanno già portando in quella direzione. Perfetto, iniziamo dalle basi. Quando si parla di singolarità tecnologica, di che cosa stiamo parlando esattamente? Proviamo a fare un piccolo esperimento mentale. Immaginiamo per un attimo che il progresso tecnologico, a un certo punto, acceleri a tal punto da sfuggirci di mano. Non solo un'evoluzione rapida, ma qualcosa di totalmente fuori dal nostro controllo, in grado di cambiare per sempre le regole del gioco per l'umanità. Ed eccola qui la definizione. L'idea fondamentale è che un'intelligenza artificiale, una volta raggiunto un certo livello, potrebbe iniziare a migliorare se stessa in un ciclo continuo e sempre più veloce. Ogni nuova versione sarebbe più intelligente della precedente, innescando una vera e propria esplosione di intelligenza. E il termine singolarità? Beh, non è casuale. L'hanno preso in prestito dalla fisica e dalla matematica per descrivere un punto dove i nostri modelli, le nostre leggi, semplicemente non valgono più. Un punto oltre il quale non riusciamo a vedere. E attenzione, questa non è un'idea nata ieri. Già negli anni 50 un genio come John von Neumann ipotizzava un'accelerazione del progresso così forte da creare una singolarità nella storia. Poi, nel 65, I.J. Good arrivò a dire che la prima macchina superintelligente sarebbe stata l'ultima invenzione di cui l'uomo avrebbe avuto bisogno. Ma è stato Vernor Vinge, uno scrittore di fantascienza, a renderla popolare negli anni 90, portandolo al grande pubblico. Bene, ora che abbiamo inquadrato il concetto, entriamo nel vivo della discussione, perché, vedete, qui le opinioni sono, agli antipodi. La singolarità è una promessa o un pericolo? E il contrasto non potrebbe essere più netto. Da una parte gli ottimisti, come il futurologo Ray Kurzweil, che immaginano un'umanità quasi trascesa, che supera i limiti del proprio corpo per raggiungere l'immortalità e un'intelligenza potenziata. Dall'altra, i pessimisti, tra cui una mente brillante come Stephen Hawking, che ci mettevano in guardia. Potremmo perdere il controllo e di fatto creare la causa della nostra stessa fine. La visione di Kurzweil è a dir poco sbalorditiva. Lui ha fissato una data, il 2045. Entro quell'anno, secondo lui, non solo l'AI ci supererà, ma noi ci fonderemo con essa. Pensa che potremo connettere il nostro cervello al cloud, espandendo la nostra mente a dismisura per risolvere problemi enormi, dalle malattie alla fame nel mondo. All'altro capo dello spettro però c'è un avvertimento che fa venire i brividi. Stephen Hawking lo ha detto chiaramente: creare una vera intelligenza artificiale potrebbe essere la cosa migliore o peggiore mai successa all'umanità. Il timore più grande è che una superintelligenza, una volta autonoma, possa sviluppare obiettivi diversi dai nostri, e se ci vedesse come un intralcio? Le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Ok, abbiamo l'utopia e la distopia, ma c'è anche una terza via, quella di chi dice calma. E se stessimo correndo un po' troppo con la fantasia? Sono gli scettici. La domanda che pongono gli scettici è fondamentale. Siamo così sicuri che la singolarità sia un destino scritto? Oppure è solo una teoria affascinante? Le loro obiezioni, tra l'altro, sono basate su ostacoli molto concreti. E di ostacoli ce ne sono parecchi. Ci sono limiti fisici, per esempio l'incredibile quantità di energia che serve per far funzionare questi sistemi e il calore che generano. C'è chi fa notare che, dati alla mano, il ritmo delle grandi scoperte sembra stia rallentando, non accelerando. E poi c'è la domanda delle domande, forse la più importante. Come possiamo anche solo pensare di creare un'intelligenza superiore alla nostra se ancora non capiamo fino in fondo come funziona il nostro stesso cervello? Nonostante tutti questi dubbi, i sostenitori della singolarità hanno le idee chiare e indicano una serie di tecnologie che, a loro avviso, stanno già gettando le basi per quel futuro. E allora, qual è questo motore del cambiamento? Alla base di tutto c'è un concetto di Kurzweil, la legge dei rendimenti accelerati. L'idea, in parole semplici, è che il progresso non va avanti in linea retta.
Ogni nuova scoperta diventa la base per quella successiva, creando un effetto valanga. La velocità del cambiamento, quindi, non è costante, ma aumenta esponenzialmente. Non una linea retta, ma una curva che a un certo punto diventa quasi verticale. E una prova di questa accelerazione, dicono, ce l'abbiamo sotto gli occhi guardando la storia dell'AI. Dalla vittoria a dama nel 94 si è passati agli scacchi solo 3 anni dopo. Poi ci sono voluti quasi 20 anni per battere un campione nel gioco del Go, che è infinitamente più complesso. E oggi i modelli linguistici fanno progressi strabilianti nel giro di mesi, non di anni. Il tempo tra una conquista e l'altra si accorcia sempre di più. E queste sono considerate le tecnologie abilitanti, i mattoncini per costruire la singolarità. Le reti neurali, il deep learning, sono il cuore degli AI di oggi. Il calcolo quantistico promette potenze di calcolo che oggi possiamo solo sognare. E poi abbiamo la nanotecnologia, le interfacce cervello-computer, tecnologie che potrebbero unire uomo e macchina in modi che oggi sembrano fantascienza. Bene, facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo definito la singolarità come un punto di non ritorno tecnologico. Abbiamo esplorato le due visioni opposte, utopia contro distopia. Abbiamo ascoltato le obiezioni molto sensate degli scettici, ma al di là di tutto, questo concetto ha già un impatto reale, oggi, su come pensiamo e sviluppiamo l'intelligenza artificiale. Ed è questo forse il punto più importante. Che la singolarità si realizzi o meno, la sua idea funziona già oggi come una specie di bussola. Ci obbliga a farci domande serie, a pensare alle conseguenze a lungo termine di quello che stiamo creando. Ci spinge a guidare la ricerca non solo verso ciò che è possibile, ma verso un futuro che sia anche sicuro e desiderabile per l'umanità. E con questa riflessione il nostro viaggio all'interno della singolarità tecnologica si conclude. Un'idea che, come abbiamo visto, vive sul confine tra scienza e filosofia, ma che ci pone le domande più cruciali sul nostro avvenire. Grazie mille per averci seguito.